Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Io mi chiamo Lucrezia, sono un'insegnante di italiano per stranieri e parte del mio lavoro è fare delle video lezioni qui sul mio canale YouTube. Oggi parliamo del modo imperativo. È un modo verbale molto importante, ha un solo tempo verbale e poche persone. Quindi fin qui sembrerebbe molto facile, però ci sono anche tanti altri elementi che bisogna un po' incastrare tra di loro e che rendono il modo imperativo un modo un po' complesso. Quindi oggi ci prendiamo del tempo per capirlo bene, bene, bene. Va bene? Iniziamo. L'imperativo è uno dei modi della lingua italiana. In italiano abbiamo il modo indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo, infinito, participio e gerundio. L'imperativo fa parte dei modi finiti perché presenta le persone, poi vedremo quali persone, a differenza dell'infinito, del participio e del gerundio che invece non hanno persone. Come vedete da questa tabella, l'imperativo è l'unico modo che ha un solo tempo verbale, il presente. È abbastanza comprensibile se pensiamo alla funzione del modo imperativo, perché possiamo appunto usarlo solamente se siamo nel bel mezzo della comunicazione ed è per questo motivo che ha solamente un tempo verbale, il presente. A cosa serve il modo imperativo? Serve a dare ordini, a esortare qualcuno, a invitare qualcuno a fare qualcosa, a formulare dei divieti e a dare consigli più o meno perentori. Quindi queste sono le funzioni comunicative del modo imperativo. Lo usiamo quando vogliamo o dobbiamo comunicativamente fare una di queste cose. Diciamo che di base l'imperativo ha due persone, il tu e il voi, quindi il pronome tu e il pronome voi, perché sono gli unici due pronomi a cui ci si può rivolgere direttamente. Quindi sono gli unici due pronomi che consentono di dare un ordine a qualcuno direttamente. Tu e voi. Parla, parlate. Quindi ci rivolgiamo direttamente a chi abbiamo davanti. Cosa succede però? Quando comunichiamo ci potrebbe essere bisogno di rivolgersi a qualcuno usando la forma di cortesia. Cosa succede però? Visto che di base la forma imperativa non ha altre persone, si deve creare un'altra persona per poter permettere al parlante di rivolgersi direttamente a qualcuno usando però la terza persona singolare femminile, che, come tutti sapete, è la forma di cortesia. Creiamo questa persona dell'imperativo perché usiamo una terza persona singolare femminile per parlare direttamente a qualcuno, per dare un ordine a qualcuno. Qui è molto importante capire che appunto queste due persone, lei e loro, vengono create per essere usate nell'imperativo. Devo anche aggiungere che loro all'imperativo indiretto si usa molto poco. Quando si ha un gruppo di persone davanti, per esempio, si preferisce, anche se si volesse usare la forma di cortesia, si preferisce comunque usare voi. Detto ciò, vorrei che fosse chiaro che lei, noi e loro vengono aggiunte all'imperativo per soddisfare delle esigenze comunicative. Questo lo voglio sottolineare bene perché se voi cercate, per esempio, sui siti delle coniugazioni, la coniugazione di un verbo che vi serve
è andata all'imperativo, quel verbo viene coniugato all'imperativo alla persona tu, lei, noi, voi e loro, senza però specificare che per lei, noi e loro vengono prese in prestito le coniugazioni da altri tempi verbali, quindi non sono le coniugazioni proprie dell'imperativo, perché, lo ripeto, l'imperativo di base ha solamente il tu e il voi, cioè solamente quelle due persone a cui ci si può rivolgere direttamente. Quindi il lei viene creato per andare a soddisfare un'esigenza comunicativa molto importante. Qual è il tempo verbale che si prende in prestito per creare l'imperativo indiretto? Il presente congiuntivo. Con l'esempio del verbo parlare abbiamo parla, parli, parlate, parlino. Quindi andiamo a prendere in prestito la coniugazione al presente congiuntivo del verbo parlare per quanto riguarda l'imperativo indiretto, quindi le persone lei e loro. Quindi possiamo rivolgerci a qualcuno che non conosciamo dando del lei, per ovviamente dare ordini, invitare, esortare e tutto quello che abbiamo detto all'inizio. Ce ne manca uno, perché ovviamente possiamo anche soddisfare un'altra funzione comunicativa, quella più esortativa, in cui chi parla si include nell'esortazione. Lo possiamo chiamare imperativo esortativo per quanto riguarda il pronome noi. E questo in realtà è davvero molto semplice perché prendiamo la coniugazione del presente indicativo, quindi noi parliamo. Perciò il verbo parlare si coniuga parla, parli, parliamo, parlate, parlino. Vediamo per esempio il verbo andare diventa va. Qui la coniugazione intera sarebbe vai, che si usa molto nell'informalità del quotidiano, però diciamo quando si scrive, per esempio, quindi quando si usa una lingua un po' più corretta, si toglie la i e si mette questo apostrofo, quindi diventa va, vada, andiamo, andate, andiate. Mi raccomando, dopo l'imperativo, quando scrivete, deve essere caratterizzato allo scritto da un punto esclamativo, all'orale dall'intonazione ascendente. Per il verbo mangiare, mangia, mangi, mangiamo, mangiate, mangino. Finire, finisci, finisca, finiamo, finite, finiscano. Vi metto la coniugazione per il tu e per il voi dei verbi regolari all'imperativo. Quindi per i verbi in are hai sempre a, ate. Per i verbi in ere, i, ete. Per i verbi in ire, i, ite. Per i verbi in ire, l'altro gruppo, isci, ite. Queste sono le coniugazioni che valgono per i verbi regolari. Per i verbi irregolari bisogna vedere verbo per verbo. Ovviamente qui metto solo il tu e il voi perché, come abbiamo detto, il lei e il loro dobbiamo andare a vedere il congiuntivo presente, mentre per il noi il presente indicativo. Allora, vediamo la forma negativa. L'unica cosa da ricordare è per la seconda persona singolare, il tu. Perché praticamente se per tutte le altre persone basta aggiungere il non, quindi la coniugazione del verbo non cambia, per la seconda persona singolare, quindi per tu, cambia perché dobbiamo semplicemente mettere la forma all'infinito del verbo, quindi la negazione con la forma all'infinito del verbo. Questa è l'unica cosa che cambia. Per il resto aggiungiamo semplicemente il non. Con il verbo uscire, la forma negativa diventa non uscire, non esca, non usciamo, non uscite, non escano. Quindi vedete rimane uguale per tutte le persone tranne che
per la seconda persona singolare. Vediamo ora il verbo andare, la forma negativa: non andare, non vada, non andiamo, non andate, non vadano. Quindi è molto intuitiva la forma negativa. Dobbiamo solo ricordarci di questo piccolo cambiamento per la seconda persona singolare tu. Allora, l'ultima informazione riguarda questa parolina pure, che si usa molto spesso con con i verbi coniugati all'imperativo, perché in qualche modo questo avverbio va a sottolineare l'esortazione, incoraggia chi ascolta a seguire l'ordine, il comando, l'invito, l'esortazione. E dal punto di vista proprio del suono, rende l'ordine molto più morbido. Quindi se io dico vieni, vieni pure, è diverso, no? Sentite anche voi che se dico vieni pure è più morbido come ordine, quindi risulta più un'esortazione che un ordine. Perciò è molto usata questa parola insieme all'imperativo. Perciò vi consiglio di memorizzarla e di segnarla adesso nei vostri appunti. È un'ottima risorsa comunicativa. Ora che abbiamo capito come usare l'imperativo, dobbiamo anche capire come usarlo con i pronomi. Quindi come integrare i pronomi oggetto e i pronomi ci e ne all'interno della coniugazione di un verbo all'imperativo. Perché è importante? Perché, come sapete bene, i pronomi sono ovunque, sono usati sempre, sono indispensabili nella conversazione quotidiana, ci aiutano a evitare le ripetizioni quando parliamo. Capita spesso che si usino insieme all'imperativo, quindi è molto importante saperli usare bene insieme. Iniziamo dall'imperativo diretto che abbiamo detto corrisponde ai pronomi soggetto tu, noi e voi. Come si uniscono questi pronomi? Quando abbiamo una persona, un pronome soggetto dell'imperativo diretto. Si uniscono come suffisso alla forma imperativa. Significa che noi dobbiamo mettere il pronome che vogliamo usare alla fine della forma imperativa a formare un'unica parola. Vi faccio un esempio. Qui ho un bicchiere. Se io dico compra subito il bicchiere, per non ripetere bicchiere dirò compralo subito. Quindi io aggiungo lo, che è il pronome oggetto diretto, perché comprare è transitivo, comprare che cosa? Il bicchiere. Lo metto dopo la forma verbale all'imperativo, che è compra, e quindi vado a formare un'unica parola. Compralo subito. Stessa cosa per i pronomi oggetto indiretto. L'esempio sotto: scrivetemi domani. Cioè voi scrivete a me domani. Scrivetemi. Poi abbiamo un altro esempio sempre con tu. Diglielo. Quando abbiamo tu, noi, voi, i pronomi, che siano pronomi oggetto, pronomi combinati, particelle, ne e ci, vanno sempre dopo la forma verbale, a formare un'unica parola. Vediamo altri esempi, in questo caso con ne e ci. Parlane con qualcuno. Non posso dire ne parla, perché non è più imperativo, non è più una forma imperativa. Diventa un presente indicativo, diventa lui o lei ne parla. Quindi cambiamo completamente contesto verbale, tra virgolette, cambia il tempo e il modo verbale. Per mantenere la forma imperativa dobbiamo mettere il pronome o la particella dopo, quando si tratta dell'imperativo diretto. Un altro esempio:
andiamoci. Questo è esortativo perché chi parla si include nell'azione di andare. Andiamoci significa andiamo in quel posto, quindi ci, il famoso ci locativo. Va bene, quindi questa è l'informazione essenziale. Perché è importante? Perché poi con l'imperativo indiretto, che vediamo tra poco, è esattamente il contrario. Però, prima di passare all'imperativo indiretto, dobbiamo dire un'altra cosa. Dobbiamo dire che questa informazione riguarda solamente il tu. Ma se dobbiamo coniugare i verbi andare, fare, dare, stare, dire alla seconda persona singolare, forma imperativa, e poi dobbiamo anche usare un pronome o una particella, vale tutto quello che ho detto fino adesso, cioè che va messo dopo come suffisso a formare una parola unica. Ma qual è la particolarità di questa situazione? La particolarità è che devo raddoppiare la consonante del pronome o della particella. Quindi devo dire dimmi, fallo, vacci. E questo vale solo per i verbi andare, fare, dare, stare e dire. Va bene? E solo alla seconda persona singolare, tu. Vediamo altri esempi. E qui in questi esempi troviamo anche dei pronomi combinati, quindi fammelo sapere, diccelo appena puoi, fatene tesoro, andiamoci, scrivetemelo. Non abbiamo finito perché vi devo anche parlare della forma negativa con i pronomi. Allora, se io dico bevilo, bevilo, magari avete un tè o un caffè davanti e aspettate troppo e io dico alla persona che ho davanti, bevilo. Bene. Se voglio dire il contrario, cioè se voglio dire alla persona di non bere quello che ha davanti, come posso dire? Posso dire non berlo oppure non lo bere. Osserviamo che con l'imperativo diretto il pronome può essere messo sia alla fine del verbo per creare una sola parola, sia prima del verbo. Quindi in questo caso ho un po' di libertà di scelta. Posso dire non berlo, no. Posso anche dire non lo bere. Sono accettate entrambe le forme. Stessa cosa, non andateci oppure non ci andate. Abbiamo capito che con l'imperativo diretto, se dobbiamo fare la forma negativa, il pronome lo possiamo mettere dove ci viene spontaneo metterlo, quindi sia prima che dopo. Adesso veramente si chiude il capitolo dell'imperativo diretto e si apre quello dell'imperativo indiretto, cioè lei, perciò la forma imperativa di cortesia. Che cosa succede? Succede che il pronome o la particella deve andare prima della forma verbale. E quindi, per esempio, sempre con il discorso del bicchiere, se do del lei dico lo compri, lo compri. Quindi il pronome va prima. Un altro esempio, mi scriva domani, lo dica ora. Quindi succede esattamente il contrario di quello che succede con l'imperativo diretto. Va bene? Quindi nel caso della forma di cortesia lei, all'imperativo, i pronomi o le particelle vanno prima, quindi davanti. Vediamo degli esempi. Me lo faccia sapere, ce lo dica appena può, ne faccia tesoro, ci vada, me lo scriva. Che cosa osserviamo? Osserviamo che i pronomi in questo caso si comportano come si comportano sempre, cioè si mettono prima della forma verbale, quindi è il loro comportamento standard. Vediamo ora la forma negativa, la negazione con l'imperativo indiretto. Allora, qui in questo caso
non abbiamo scelta. E oserei dire meno male, perché così questa è la regola e basta, seguiamo la regola. Perché a volte quando c'è scelta, non si sa mai quale opzione scegliere, no? Quindi tutto sommato con le regole grammaticali forse è meglio avere una regola ben chiara. Allora, do del lei alla persona che ho davanti, questa persona non vuole bere il caffè che ha davanti e io dico lo beva, quindi forma affermativa, diciamo, senza la negazione. Se invece voglio dire il contrario, devo dire non lo beva, non lo beva. Vediamo un altro esempio. Ci vada, quindi esorto la persona che ho davanti ad andare in un certo luogo, ci vada. Ma se devo dire il contrario, dirò non ci vada, non ci vada, mi raccomando, non ci vada. Come ultima cosa, voglio condividere con voi questa tabella, è una sorta di tabella riassuntiva. Prendiamo il verbo dire e coniughiamolo alla forma imperativa con il pronome lo. Dillo, lo dica, diciamolo, ditelo. Quindi, tu dillo. Il pronome si mette alla fine come suffisso e va a creare un'unica parola. Qual è la particolarità? La particolarità è che è il verbo dire, uno di quei verbi che raddoppia la consonante del pronome. Lo dica lei. Qui, siccome è l'imperativo indiretto, lo va messo prima della forma verbale. Poi abbiamo di nuovo noi, diciamolo. Anche qui abbiamo detto che è imperativo diretto, perciò lo diventa suffisso. Stessa cosa per ditelo. Alla forma negativa, sempre per il tu, abbiamo non lo dire oppure non dirlo. Abbiamo la scelta, possiamo metterlo sia prima che dopo. Invece, per la persona lei, non abbiamo scelta, dobbiamo mettere il pronome prima della forma verbale. Non lo dica. E invece abbiamo di nuovo la scelta per noi. Non lo diciamo, non diciamolo. E anche per voi. Non lo dite, non ditelo. Benissimo, siamo arrivati alla fine di questa lezione. Spero che sia tutto chiaro, se non chiaro, perlomeno abbastanza chiaro. Spero che questa lezione vi sia piaciuta, ma soprattutto che vi sia utile. Mi raccomando, non dimenticatevi che se volete potete comunque andare a guardare le lezioni dal vivo. Vi lascerò i link nella descrizione del video qui sotto. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questa lezione e noi ci vediamo nella prossima. A presto! Ciao!